Allora, eccoci. Questo è il camioncino che stiamo consegnando al vostro comune di Campo Calabro. Chiaramente, vabbè, apertura, chiusura, apertura. Entrando all'interno della cabina, per quanto riguarda l'utilizzo dello scarrabile, noteremo che ci sono i lampeggianti in basso e la presa di forza qui in alto, quindi si clicca il bottone e la presa di forza si attiva. Adesso entro all'interno dell'abitacolo e accendiamo il veicolo. Ok, una volta che accendo il veicolo, se lascio la frizione sentiamo direttamente il rumore che cambia. Ed eccoci qui, il LED in pratica identifica che c'è la presa di forza aperta e vediamo qui su questa parte dietro dove c'è il telecomando. Ok, qui prendo il telecomando che si trova nella sua sede alloggiato. Per la prima attivazione dobbiamo premere contemporaneamente i due pulsanti on. Sempre sbloccare il fungo di emergenza se è rimasto bloccato, e una volta sbloccati possiamo procedere con la gestione della cassa. Chiaramente in questo caso possiamo alzare la cassa, come possiamo abbassarla, possiamo tirarla indietro. Per esempio, in questo caso dobbiamo sempre ricordarci di sbloccare la cassa. Vi mostro dove, guardate, ci sono all'interno quei supporti rossi meccanici che si aprono e si sbloccano. In questo caso liberiamo la cassa e la cassa è pronta per essere scarrata. Ricordatevi sempre di fare questa operazione, altrimenti succede che la cassa si alza e non scorre. Procediamo adesso con la traslazione all'indietro della cassa con questo bottone. Ok, arrivato alla fine adesso possiamo alzare e procedere con lo scarramento della cassa stessa. È molto importante, sia in fase di scaricamento che in fase di carico, che siate ben allineati con la cassa, altrimenti non riuscirete a scaricarla. Se avete un problema di emergenza, schiacciare il fungo di emergenza, rilasciarlo e ripremere nuovamente con due mani i tasti on. Quindi procediamo ancora con il deposito della cassa. Una volta regolate le funzioni sia del braccio che della cassa, potete ritornare insomma in sede. È molto semplice. Ricordo che qui praticamente ci sono le funzioni dell'aggancio, come potete vedere, che adesso sono inibite perché non abbiamo abbassato totalmente la cassa. Quindi prima abbassiamo totalmente lo scarrabile, facendo in modo che tocchi sui suoi micro, il micro che è il sensore di contatto. Chiaramente nessuno deve mai sostare sotto lo scarrabile in fase di rientro. Una volta che il micro sarà stato schiacciato, come in questo caso, noi possiamo procedere alla chiusura. Prima dobbiamo sempre rimettere in dritto anche l'albero. Eccoci qui. Adesso che è schiacciato possiamo procedere. Eccolo qui. Guardiamo dietro che possiamo procedere insomma all'apertura e la chiusura dei ganci. Notare i ganci che si allargano. Ok, regola fondamentale: abbiamo installato anche il rullo stabilizzatore che si trova negli ultimi due bottoni in basso. Rullo stabilizzatore che si abbassa, rullo che si alza.
Il rullo stabilizzatore avviene e supporta soltanto quando stiamo utilizzando dei carichi pesanti, e quindi in questo caso abbiamo preferito lasciare 5 cm più in alto, quindi montare il rullo leggermente più rialzato, in modo tale che se prendiamo delle buche in fase di diciamo guida del veicolo non facciamo troppi problemi. Quindi in questo caso vediamo anche il rullo come si abbassa e si alza. Finito tutta l'operazione, premo il fungo d'emergenza, sento che il primo beep dell'impianto scarrabile si è spento, rimetto a posto l'impianto, spengo anche la presa di forza e posso andare via con il veicolo. Passiamo alla cassa. Come vedete, la cassa è composta da due categorie. Una categoria è la cassa stessa, che è tutta in alluminio, e la culla. La culla invece è in acciaio. Chiaramente la cassa deve essere ancorata sempre al centro. Fate bene attenzione che le guide riportino correttamente e siano allineate con la cassa in fase di carico. In questo caso siamo dritti, cerchiamo di metterci il più dritto possibile in modo tale che siamo allineati, altrimenti rischiamo che la slitta della culla salga sopra questa sede e poi cada la cassa. Questa cosa non deve avvenire mai. Torniamo dietro. Qui è dove abbiamo messo il supporto per la telecamera o le fototrappole. C'è un bullone passante, quindi quando metterete il vostro palo fate un foro, e facendo il foro poi metterete un bullone per il supporto. Qui abbiamo i nostri il fermaporte, può essere lasciato aperto con la molla tirata oppure chiuso. Andando sulla posizione posteriore, la cassa può essere aperta molto facilmente, si sgancia in questo caso e la si apre. All'interno chiaramente è stata lasciata in alluminio perché non c'era bisogno di altre cose. Qui ci sono ancora dei residui di sporco, ok, che puliamo. Abbiamo installato questi ganci in modo tale che se abbiamo bisogno di attaccare delle fasce, no, per far sì che frigoriferi o anche delle stesse lavatrici non cadano dei rifiuti, e quindi potete utilizzarli senza nessun problema. Qualora fosse necessario vi invitiamo anche ad ancorarvi su questi bulloni nel caso in cui. Il tetto è amovibile, lo abbiamo rinforzato con dei tubolari sempre in alluminio. Vi mostro come si toglie. Allora, non c'è problema, qui possiamo lasciare la cassa, lasciamo vedere semplicemente. E adesso chiudiamo la cassa. La chiusura è molto semplice. Okay. Di tanto in tanto è buona norma ingrassare su questi perni, diciamo, su questi ingrassatori con una pompa, in modo tale che la vita della cassa sia molto più longeva. Il tetto in pratica si smonta mediante dei bulloncini semplici con una chiave da 13, sono qui e qui. Il centrale è stato messo unicamente come rinforzo, ma può essere anche, diciamo, non inserito. Quindi una volta levati il tetto pesa 22 kg, quindi due persone sull'estremità, appoggiandosi semplicemente su questa parte, lo sollevano e lo rimuovono da sinistra e lo rimuovono. Chiaramente si può lasciare o a terra o altrimenti lo si rimette addosso. È molto importante che in fase di viaggio, se si utilizza il tetto sia bullonato, altrimenti, siccome è leggero, prende vento e dopo rischia che si solleva e ce lo perdiamo per strada. Adesso eseguiamo l'operazione di ricarico della cassa. Vieni dall'altra parte, che così siamo sempre contro luce. Allora, qui sotto abbiamo messo un distributore, cioè c'è il distributore
di tutto lo scarrabile, il distributore idraulico è protetto dalla nostra cassetta, chiaramente può essere rimossa, però sconsigliamo di farlo e lasciarlo fare solo in un'officina autorizzata. Procediamo quindi con il rincarramento della cassa. Si accende il veicolo, si controlla che non c'è l'aria e si attiva la presa di forza. I lampeggianti sopra, adesso c'è il sole e si vedono poco. Si procede sempre prendendo all'interno il radiocomando e procediamo ribaltando il tutto. Sempre levare il fungo d'emergenza e accendere con 2 dita. In questo caso da parte mia è stato fatto un errore, perché se fate caso ho lasciato le ganasce chiuse, quindi la cassa non poteva insomma entrare, quindi ricordarsi sempre prima di iniziare l'operazione di aprire le ganasce. Eccoci qui, le ganasce sono aperte, adesso possiamo incanare senza problemi. Facciamo attenzione che se abbiamo la cassa caricata e le ganasce sono chiuse ancora, questo gancio andrà a prendere l'insieme di questo prodotto e quindi la cassa farà un effetto ribaltabile, e quindi dobbiamo sempre ricordarci che per scarrarla dobbiamo aprire le ganasce. Se vediamo da questa direzione, vediamo come sono ben allineato per riuscire a caricare la cassa. Questo longherone dovrà sempre entrare all'interno di questa ruota e questo longherone sarà chiaramente chiuso dalla ganascia. Procediamo. In questo caso la cassa è in sede, il rullo è stato abbassato totalmente. Mostrami il rullo. In questo caso il rullo sta toccando leggermente, non scarica tanta forza. Qualora la cassa fosse molto più carica, il rullo chiaramente aiuterà le sospensioni, che in questo caso non sono molto sollecitate. Continuiamo nella procedura classica, sempre con il bottone superiore. Ed ecco qui che cade in sede. Finito, adesso rincliniamo il braccio vicino alla cassa. La cassa è carica. Per il trasporto ricordiamoci sempre di chiudere le ganasce. E adesso la cassa è in sicurezza. Chiaramente mai scordarsi di alzare il rullo. Adesso possiamo procedere premendo il tasto di emergenza e disabilitando la presa di forza, e si può procedere con il veicolo caricando in altre parti. Grazie mille, spero che le istruzioni siano state d'aiuto. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci. Un saluto!